L'eternità. Uno dei problemi che noi abbiamo quando pensiamo all'eternità è che non possiamo pensare all'eternità perché siamo finiti. La nostra vita, quando va bene, dura 90, 100 anni, 110, non so, però viviamo in un tempo finito e quindi quando pensiamo all'eternità attiviamo le nostre risorse interiori e ci viene da pensare a un tempo lungo. In realtà l'eternità, sia per come la intende la teologia cristiana, sia per come la vuole intendere parte del tutto l'ambiente filosofico, è tutta un'altra cosa. Oggi ci facciamo aiutare anche appunto dalle scienze moderne, ci facciamo aiutare dalle acquisizioni che noi abbiamo, perché sono tutti strumenti potenzialmente utili. Dal punto di vista della vita eterna di Dio, la manifestazione di Dio di se stesso a se stesso non è mai senza la manifestazione nella creazione. E così la creazione è eternamente presente all'interno dell'atto eterno mediante il quale Dio è Dio. Questa è un aforisma, è una frase di David Bentley Hart, We are gods, noi siamo dei, espressione usata da Gesù, per dire che non è un esercizio sbagliato pensare come Dio vede il tempo e che cos'è l'eternità nella quale Dio si muove, proprio perché noi siamo dei, dice Gesù. Quindi c'è una radice di noi che arriva da molto lontano, e questa radice di noi che arriva da molto lontano ci può aprire, ci può spalancare degli orizzonti molto molto belli. Cosa vuol dire allora l'eternità? Per capire che cosa sia l'eternità dobbiamo prima di tutto capire che cos'è il tempo. E già qui siamo nei guai, perché penso che in tutte le culture del mondo si cerchi di capire che cos'è il tempo. Il nostro filosofo più importante, che per primo da cristiano ha riflettuto su che cos'è il tempo, è Sant'Agostino di Ippona. Dice: io lo so cos'è il tempo, ma se cerco di dirlo non sono capace, no? Ed è vero, noi non riusciamo, è qualcosa di incomunicabile. Come facciamo a dire che cos'è il tempo? Innanzitutto possiamo distinguere due questioni, una più scientifica, che è il tempo cronologico. Tra l'altro in greco questa definizione è molto precisa, il chronos, no? Per cui è il mio cronometro. Adesso sono le 10:05, tra un minuto saranno le 10:06. Per noi questo è il tempo cronologico. E poi però esiste il tempo psichico, per cui quando Don Stefano è terribilmente noioso nelle sue omelie, il tempo non passa mai. Se invece siamo, che ne so, al Luna Park a divertirci come dei pazzi, in un attimo viene la 1 di notte, dobbiamo andare a casa, no? Quando sono con la mia fidanzata il tempo corre sempre troppo veloce, no? È questa cosa qua. E questo è il tempo psichico. E il tempo psichico ovviamente è soggettivo, quindi non ha quell'oggettività che ci servirebbe per poter dire qualche cosa sul tempo, perché io percepisco lo stesso tempo. Ad esempio, se sono uno studente che è già stato interrogato dal professor Gianluigi, io sono lì bello tranquillo dietro il mio banco che mi sfoglio Topolino. Se invece io devo essere interrogato dal professor Gianluigi, che notoriamente è molto cattivo, il tempo non passa mai, perché io vorrei che suonasse in fretta la campanella in modo tale che, scaduto il tempo, non mi può interrogare. Quindi come si fa a dire che cos'è il tempo? No? Il tempo psichico è terribilmente emotivo, anche se io guardo, no, la lancetta del cronometro, per cui quello mi sembra il tempo cronologico. Ecco, io sono inserito dentro, quindi è da lì che nasce dire: ah, mamma mia, questo secondo dura un'eternità. Perché? Perché il giudizio sul tempo lo dà la mia psiche, non lo dà uno strumento di misura.
E quindi dobbiamo abbandonare un po' questo, perché abbiamo bisogno di un riferimento, e di un riferimento che vada bene per tutti. Solo che anche scientificamente, dopo l'avvento di Einstein e della teoria della relatività, speciale prima e generale dopo, abbiamo capito che anche il tempo cronologico è un'invenzione dell'uomo, di un uomo ad una certa latitudine, ad una certa meridiano, cioè in una certa posizione sul globo terracqueo, ma non solo, ma anche ad una certa altitudine. Perché ci ha spiegato che se io sto diritto in piedi, il tempo vicino ai miei piedi scorre in modo differente rispetto al tempo sulla punta dei miei capelli. Questa cosa non possiamo spiegarla stamattina e non è il luogo, dovete credermi sulla parola, insomma, comunque nell'universo, diciamo, il tempo non scorre uguale da nessuna parte. Quindi ad una certa latitudine, ad una certa longitudine, ad una certa altitudine scorre in un certo modo. Se mi sposto sulla Luna, il tempo scorre in un altro modo. E questa cosa è talmente vera che se non ci fossero dei parametri per correggere la deviazione del tempo standard, noi non potremmo navigare con i nostri cellulari, navigare per strada. Perché? Perché il calcolo che viene fatto con i satelliti ha bisogno di questa correzione, perché il tempo non scorre. E quindi capiamo che già il problema dell'eternità non riusciamo a risolverlo in termini né cronologici né psicologici. E allora diventa un bel problema. Allora quando diciamo tempo, cosa diciamo? Non sappiamo neanche che cosa stiamo dicendo. Ma adesso io vi spalanco un'altra porta, un'altra finestra. Intanto saluto Ciro, Berach, Sergio, Romana, una TV, non so chi sia, una Maria Rita. Allora, abbiamo capito, intuito, insomma, adesso senza entrare nello specifico, che collegare il tema dell'eternità al tema del tempo è già difficile, perché il tema del tempo è difficile. Poi c'è un altro fattore che sempre la scienza ci ha spiegato. Ciao Iva, vedo che sei arrivata. Ciao Giuliana, ciao Paolo e a tutta la sezione del Cassaghi, saluto tutti. Che è la contemporaneità. Noi siamo abituati a dire che in questo momento a Milano c'è il sole, no? In questo momento al Cairo c'è una tempesta di vento. Anche questo è un problematico, perché lo dico in termini scientifici, perché la luce ha una velocità finita. E quindi quando io dico in questo momento, ma io sono qui a casa di Susanna, io arrivo dopo, per via del fatto che anche questo strumento ha un suo ritardo, ma perché la informazione che parte dal mio ufficio qui a Cesano Maderno per arrivare alla casa di Susanna che sta a Monza ci impiega del tempo. Quindi quando io dico Susanna, com'è lì il tempo? E tu mi dici sì, è bello, ma tu potresti già essere sparita prima che l'informazione arrivi qua, ok? Quando noi trasmettavamo agli astronauti sulla Luna, ci voleva 1 secondo e mezzo perché l'audio arrivasse là e tornasse indietro, e quindi quando io dico come va, quello mi risponde come va, ma ora che l'informazione è arrivata qua, la Luna può essere bella scoppiata. Quindi il contemporaneo non è possibile. Se il sole si spegne, noi per 8 minuti abbiamo la luce tranquillamente. E quindi anche questa questione diventa difficilissima. Pensate come noi invece religiosamente siamo abituati a pensare male le cose, no? Per cui addirittura ci sono quelle bagiannate lì che se dico 27 rosari in ginocchio sui ceci tolgo 4 anni di purgatorio a quell'anima
purgante. Ecco, queste cose che per carità da un punto di vista religioso hanno il loro significato, ma da un punto di vista razionale non ce l'hanno e andrebbero anche eliminate, perché quando io devo presentare la fede al figlio di mia cugina che fa il quinto anno di ingegneria aerospaziale, quello mi guarda e mi dice: dai, va bene, ok, ti saluto, te e il purgatorio insieme. Ecco, quindi dobbiamo anche capire che le dimensioni religiose nelle quali noi parliamo devono imparare a dialogare anche con la scientificità delle cose, altrimenti veramente sembra che raccontiamo delle favole, no? Ecco, il secondo aspetto che noi dobbiamo tenere sott'occhio per capire che cos'è l'eternità, lo prendo da un esempio semplice. Se io ho una moneta e la lancio, quella moneta quando cade ha il 50% di probabilità di mostrare la faccia che chiamiamo testa e il 50% la faccia che chiamiamo croce. Un errore che noi facciamo, ed è quello che fa la fortuna di quelli che vendono le scommesse, noi pensiamo che se lanciamo tante volte la moneta, diciamo lanciamo 10 volte questa moneta e per 10 volte viene fuori testa, noi siamo convinti che l'11ª verrà fuori croce. Perché? Perché per il calcolo delle probabilità noi diciamo dovrebbe venire metà volte testa e metà volte croce. Ma il problema è che ogni volta che lanciamo la moneta può venire o testa o croce. Quindi da qui all'infinito potrebbe comunque sempre venire solo testa o solo croce. Noi facciamo un'esperienza nella vita che è differente, cioè ci sembra che le cose abbiano una loro casualità. È per quello che all'inizio di una partita di calcio si lancia la monetina, per assegnare un campo all'altro, no? Se noi sapessimo che invece tutte le volte viene soltanto testa e tutti vorrebbero testa per scegliersi il campo. Ma questa cosa qui mettiamola in relazione con un altro fatto ancora, vi faccio un altro esempio ancora più plastico. Qui c'è un mazzo di carte, ok, che ho preso apposta, e mentre preparavo la trasmissione e chiacchieravo con Susanna, ho mescolato il mazzo di carte, ok? L'ho mescolato tante volte. Ora, quante sono le probabilità che aprendo il mazzo di carte e mettendo giù le carte venga un mazzo di carte ordinato con asso 2, 3, 4, 5 dello stesso seme e poi passa all'altro seme con tutte le carte ordinate? Cioè, quante volte devo mescolare le carte perché questo ordine si faccia? Non si sa. Cioè, è così improbabile che mescolando a caso il mazzo di carte questo si metta in ordine, che diciamo che è impossibile. Ma in realtà l'ordine delle carte l'abbiamo inventato noi. Noi abbiamo detto che l'ordine delle carte giusto è asso 2, 3, 4, 5, 6, fante, donna, re, eccetera, no? Quindi è un caso che in questo momento le carte siano tutte scompaginate oppure ha un senso? Mettiamola lì. Proviamo a pensare alle estrazioni dei numeri della lotteria. Quante sono le probabilità che tirando fuori i mattoncini dal sacchetto venga 1, 2, 3, 4, 5 tutti in fila fino al 90? E uno dice: è impossibile. In realtà è una delle probabilità possibili. Ma noi valutiamo che questa cosa non avverrà mai, ma allo stesso modo anche la sequenza
che realmente poi esce. Ad esempio, io estraggo i numeri e mi segno la sequenza. Poi chiedo a Giuliana che sta seguendo: Giuliana, secondo te quante sono le possibilità che esca questa sequenza? E Giuliana dice: boh, non lo so, sarà impossibile. E invece gli faccio vedere che era proprio quella la sequenza. Ok? Teniamoli questi due esempi, le carte, i numeri della tombola. Proviamo a pensare qual è la probabilità che io adesso sia qui in questo momento a fare questa cosa qui? Proviamo a pensare la concatenazione delle cose che ha causato la mia presenza qui. Cioè, non soltanto il fatto che stamattina la sveglia è suonata e fra l'altro un'ora prima di quello che doveva, per cui mi sono alzato, ho fatto la doccia, ho fatto una serie di cose, eccetera, ma anche il fatto che io sono figlio di mio padre, che per caso ha incontrato mia mamma in una gita in montagna e che per caso si sono innamorati entrambi e che poi hanno scelto di mettere al mondo un figlio e che quella volta lì che hanno fatto l'amore, quello spermatozoo lì ha colpito l'ovulo, è entrato, eccetera. Cioè, quanti sono gli eventi che per caso si sono infilati e hanno portato me qui oggi stamattina? E proviamo ancora a pensare andando indietro, il padre di mio padre che ha incontrato mia nonna, che però quel giorno lì hanno deciso di amarsi, eccetera. Ecco, la nostra vita noi la valutiamo dentro un tempo che è psichico e che quindi è letto solo dalla nostra psiche, per cui all'inizio appunto spiegavo, no, che il tempo psichico non si può misurare perché il tempo psichico per uno è lungo, per l'altro è corto, no? Ma non solo, ma noi diciamo che io sono qui perché ho fatto una serie di cose e noi dichiariamo che questo tempo è fatto così perché contiene le cose che io ho fatto. Però se osserviamo quante sono le probabilità che si sono dovute infilare una dopo l'altra perché io adesso sia esattamente qui a fare quello che sto facendo? C'è un bellissimo aforisma che dice così: in un tempo finito, che può essere da stamattina ad adesso, in un tempo preciso, in un tempo finito, capitano infinite cose, infiniti eventi. Una cosa che è impossibile che accada, ugualmente accade. Ciò che è incredibilmente improbabile diventa sicura. Si capisce dove sta la questione? Cioè, noi siamo così abituati a pensare di essere e di vivere in una concatenazione di eventi precisi che noi misuriamo il tempo, ma in realtà abbiamo già capito che è un tempo personale, perché il tempo che vale per me non vale per uno che si sta annoiando ad ascoltarmi, per cui io non so neanche quanto tempo è passato dall'inizio della trasmissione. Quello dice: oh, meno male, speriamo che finisci in fretta. Ma nello stesso tempo, scusate il gioco di parole, ciò che sta accadendo adesso non aveva nessuna probabilità di accadere, eppure è qui. Si capisce fino qui? Fate un cenno sì più o meno con la testa. Iva, tu che hai vissuto tanti anni, no? Quante cose sono successe nella tua vita e che ti portano a dove tu sei adesso? Eppure, che probabilità avevano di accadere quelle cose lì? Probabilità zero, eppure sei qui. Quindi capite che quando noi parliamo di eternità, noi dobbiamo uscire da una logica che è quella con cui mettiamo su le uova a cuocere, cioè quella che ci serve per vivere, che va bene, no? Ma che è così piccola
che non ci permette di afferrare con la nostra mente ciò di cui stiamo parlando. Cioè, quando noi diciamo che Dio è eterno, e lo diciamo a messa, il Padre eterno, no? Noi non sappiamo neanche cosa stiamo dicendo, perché la percezione che noi abbiamo e lo schema mentale che noi viviamo non ci permette neanche minimamente di avvicinarci a ciò di cui stiamo parlando. È come quando uno dice no, la Terra galleggia nell'universo, l'universo è infinito. Sì, il vero problema è che tu al massimo misuri il perimetro della tua stanza. Come fai a capire quanto è l'infinito? Però qual è il rischio? Grave, doppio. Da una parte di pensare che tutto sia frutto del caso. E qualche volta lo diciamo. Ho incontrato questo mio amico per caso. Non c'era nessuna premeditazione, non c'era nessuna volontà specifica di entrare, però per caso sono qua e ci siamo trovati, no? Ma il rischio grave è di pensare che tutto sia frutto del caso. Appunto, se io ho mescolato il mazzo di carte per mezz'ora, uno dice, le carte sono messe a caso. Ma sono messe a caso, semplicemente noi facciamo questa affermazione, perché riteniamo che questa sequenza numerica non abbia senso. Se invece mescolando le carte tutto un tratto io mi accorgo che queste sono tutte in fila in un modo preciso, io dico, ma fantastico! Perché questo avrebbe senso. Cioè la questione, e comincio ad aprire la finestra, non è percepire o capire il tempo e dilatare la percezione del tempo pensando all'eternità, ma la questione è il senso, cioè che senso ha quello che mi sta capitando. Infatti la ricerca più bella che può fare l'uomo non è quella di afferrare tutti gli istanti, ma di capire che senso hanno quegli istanti per me, per l'altro, per noi, per l'umanità, per la storia dell'umanità. Vi faccio un altro esempio che io ho trovato molto illuminante. Ho qui un libro. Come è scritto un libro? Un qualunque libro. È scritto con un insieme di pagine. Ogni pagina contiene tante lettere. Noi in italiano abbiamo 21 lettere. Queste 21 lettere possono combinarsi in un numero enorme di possibilità. Eppure questo libro, se lo leggo, lo capisco perché quella sequenza di lettere ha senso. Le lettere potevano combinarsi in miliardi di possibilità diverse, ma sono combinate così e io lo posso leggere perché questa combinazione, questa precisa combinazione ha senso. Allora, ciò che noi dobbiamo cercare quando leggiamo un libro non è la sequenza delle lettere, giusto? Nessuno va a vedere se la Q è stata messa prima della U e poi la E e poi la S per scrivere la prima parola di questo libro e guarda caso la parola è questo. Vabbè, guarda caso. Cioè, noi cerchiamo, leggendo il libro, il senso del libro, non le singole lettere. E lo stesso, se siamo intelligenti, è nella nostra vita. Perché vedete, succede una cosa all'uomo religioso.
L'uomo religioso abbandona la ricerca del senso per una spiegazione magica. Mi accade questo perché Dio l'ha voluto. È come se, appunto, Dio fosse quello che ha scritto il libro. Ma in realtà, anche se fosse Dio che ha scritto il libro, non è la questione di come ha infilato le lettere una dopo l'altra, ma qual è il senso di quel libro lì. E qui bisogna veramente stare attenti a un atteggiamento religioso, perché a me è capitato di parlare con delle persone che giocando su un anagramma dicevano: ma queste non sono coincidenze, queste sono dio-incidenze. Che io quando sento queste cose mi viene una sorta di crampo mentale, perché dico: ma come si fa? Cioè, quindi, no, quella cosa che dicevano i nostri nonni, non so Iva se l'hai sentita anche tu, che diceva: non trema foglia che Dio non voglia, no? Quindi se adesso mi cade una penna l'ha voluto Dio. Perché se non trema foglia che Dio non voglia, quindi io sto parlando liberamente o perché lo vuole Dio? E capite che qui bisogna veramente essere attenti, non per dissacrare, perché una volta una rimostranza su un ragionamento del genere in un contesto religioso dice: ma lei vuole dissacrare tutto. No, io invece voglio cogliere la sacralità del momento, che si può cogliere soltanto nella meraviglia dell'Eterno, che, come dice Giovanni nel prologo, in principio è il senso, è il logos. E la cosa meravigliosa, se stiamo dentro in questo tipo di ragionamento, è accorgersi che tutto ha senso, cioè che per Dio ogni combinazione di infinite lettere in infiniti modi può trovare senso in Dio. Cioè Dio è capace di senso e di mettere il senso là dove anche noi non lo vediamo. Ecco perché il passaggio è dall'essere uomini religiosi che scambiano Dio per un burattinaio che muove le cose e che fa capitare le cose, a colui che è il logos, che è il senso e il significato del tutto. Quando noi parliamo di Gesù, parliamo di un figlio generato. Dio Padre crea il mondo nel logos, nel senso. Generando il figlio, Dio Padre genera le creature e i figli dei figli, secondo una generatività che è il senso in quanto tale, non che semplicemente ha senso, che è il senso. E quindi le due generazioni, la generazione del figlio e la generazione dei figli, sono una sola. Cioè Dio sta generando se stesso perché Dio è il senso di tutto. E quindi, come c'è un uno e un solo respiro, come non so se avete mai fatto, da bambini lo si facevano, di prendere due specchi e di mettere uno specchio davanti all'altro, no? Se tu lo guardi con una certa angolazione, uno specchio si riflette nello specchio, come succede al parrucchiere, no? Che ci sono gli specchi davanti e di dietro, no? E sembra che quella cosa assuma una profondità infinita, questo riflettersi va all'infinito. Bene, questo è come noi dobbiamo pensare l'eternità, che è uno specchio che si riflette in se stesso, generando questa profondità, che è l'eternità, appunto. Noi dobbiamo evitare di risolvere il tema dell'eternità
in modo meccanicistico, come la somma di tanti momenti. Pensate quante persone, ad esempio, dicono: beh, prima c'è stato Noè, poi c'è stato Abramo, poi c'è stato Mosè, poi c'è stato Gesù. Magari qualcuno si risveglia un attimo e dice: no, ma Gesù era anche prima. Ma Gesù non è prima perché c'è una sequenza di eventi, ma perché è il significato, è il senso, è la profondità del tutto. E Gesù storicamente camminando, ha colto il significato. Ecco perché tutte le volte che un uomo cerca Dio, lì è Abramo. Certamente la storia di Abramo è costruita all'interno di un tempo, Ur dei Caldei, Babilonia, la Palestina, quell'anno, eccetera, no? Ma ciò che la Bibbia consegna non è una cronologia di fatti, non è neanche una psicologia di fatti, è un significato di ciò che succede a te. Perché tanto la contemporaneità non esiste, quindi io non posso neanche dire che Abramo è venuto prima e io sono venuto dopo. Perché la stessa contemporaneità non esiste, quindi posso io dire che Abramo mi è contemporaneo quando io vivo la vicenda di Abramo. Ecco, a questo punto io aprirei un po' di microfoni perché arrivati a questo livello so già che si scatenano una marea di agitate domande, no? E di perplessità, perché non siamo assolutamente abituati a pensare le cose in questo modo. Ma è tremendamente affascinante. Fra l'altro io l'ho preso a caso sto libro, no? Nel senso che sto per regalarlo ad un amico, ma è molto bello quello che l'editore ha scelto come copertina, perché dice: una buona pratica preliminare di qualunque altra è la pratica della meraviglia. Io ce l'ho su da anni con lo stupore e la meraviglia, perché se c'è qualcosa che toglie lo stupore e toglie la meraviglia è la modalità religiosa, religionistica di affrontare le questioni. Per cui se mi accade questo è Dio che me lo sta facendo accadere. Come se fosse lì a farmi lo sgambetto o a curarmi la rosolia. Questo è di un banale, poi per carità bisogna anche accettare il fatto che ci siano persone che più in lì di là non possono andare, ma lo stupore e la meraviglia che tutto ha senso e che quando io stamattina ho fotografato quel fiore da mandare a una mia amica, quel fiore ha senso e io ho preso quel senso e l'ho fotografato e ho cercato di mandare a quella mia amica il senso di quel fiore, non semplicemente un insieme di pixel dentro nello schermo di un telefono. Questo stupore e questa meraviglia, esercitarsi a non sapere e a meravigliarsi. Che tristi sono quei predicatori che sembrano sapere sempre tutto e per ogni cosa c'è una risposta. A me aveva colpito, e ne ho parlato diverse volte anche in diverse prediche, quelle 3 ragazze rimaste orfane della mamma e che mi dicono: ah, ma da quando è morta la mamma noi abbiamo capito tante cose, il Signore ci ha tolto la mamma per farci capire tante cose. Cioè di imputare a Dio un meccanicismo per cui Dio avrebbe ucciso la mamma per far capire a loro delle cose. Ecco, questo modo così banale di risolvere un mistero, anziché stare davanti a uno stupore, a una meraviglia. Certo che quel evento che è capitato in quel momento
mi ha interrogato e dentro di me si sono aperte delle possibilità che io ho riletto in un certo modo, ho riguardato quella sequenza di lettere che apparentemente non aveva nessun senso e vi ho colto un senso per l'oggi, per l'adesso. E questo è importantissimo per l'oggi e per l'adesso, perché magari tra 15 giorni quelle stesse parole non hanno lo stesso senso. È per questo che il Cardinal Martini diceva che la regola di vita va scritta a matita e si potrà scriverla a penna solo nell'ultimo pomeriggio. Perché non posso raccogliere il significato per aver letto 3 righe. Per cogliere il significato, il libro della vita, devo leggerlo tutto. E come faccio a leggere tutto il libro della vita io che a malapena scampo 100 anni? La vita è infinita, è eterna e quindi il significato del tutto è eterno. Non posso pensarlo semplicemente come un tempo lungo. No, i bambini che a catechismo mi dicono sì vabbè ma che noia in paradiso, cosa si fa? Sempre le stesse cose, no? Perché noi trasmutiamo, oppure come fanno i testimoni di Geova, no? Che dicono che dopo gli danno una casetta col giardino, la famiglia tutti felici, no? Sì, a far che cosa? No, appunto, no. Proviamo a pensare alla vita eterna, innanzitutto che è già qui, cioè l'attimo che io vivo è eterno, non è limitato nello scadere di una lancetta, perché è carico di un significato e questo significato è quello che raccoglie ogni cosa, il significato stesso è Dio e non c'è niente fuori dal significato. Non so se si capisce, Susanna, non so. No, guarda, grazie Don Stefano, ti ringrazio. È difficile nel senso che appunto bisogna un attimo riflettere su tutte le cose che hai detto, che comunque su cui di solito non ci si focalizza, non si vedono così, ecco, per cui però c'è tanto su cui pensare, ecco, per cui ci hai aperto un mondo un po' diverso da quello che forse siamo abituati a pensare. Sì, perché E capisci, è come uno che ha sempre vissuto dentro in una stanza che si trova in campo aperto. esatto, sì. E può anche essere destabilizzante questo, cioè nel senso uno può dire ma no, cioè no, ma è troppo, no, non voglio, preferisco rimanere con le mie 4 cosine, capito? No? Sì, Eh, sì. Io però ti volevo chiedere una cosa, perché adesso non so se ho capito bene, no? Però sì, l'esempio delle carte sì, mi ha fatto capire, no? Che quindi noi, la nostra vita è tutta una concatenazione di eventi che noi, cioè noi facciamo, non riusciamo a dare un senso, comunque è difficile dare un senso, come dici tu, perché la nostra vita cioè, sono pochi anni così e poi ogni volta si aggiungono nuovi elementi, noi non riusciamo magari a capire il senso che c'è dietro a tutto quello che viviamo, ma io ti volevo chiedere, perché tu dicevi che comunque Dio è il senso, dà il senso a tutto quello è, che viviamo, cioè c'è è il il nostro senso, percorso, non è è il il solo senso, ma datore di un senso, quindi, è il senso. ecco, ma è anche il datore, cioè nel senso, le cose che mi capitano intrinsecamente sono casuali e poi c'è qualcuno che però riesce a leggerci su queste cose un senso, oppure Dio ha dato un senso alla mia vita e io non lo riesco a cogliere, ma le mie cose che mi capitano nella vita hanno un senso legate tra di loro. Osserva come tu leghi in modo concatenato il fatto Sì. che c'era un senso e poi ci sono le cose. Per cui tu dici Dio ha dato un senso alle cose oppure le ha fatte, no? Come? Perché Mm, se io faccio una cosa, prima l'ho pensata, io sto pensando Dio in termini umani, sì. ma il senso è Dio e Dio è il senso. Cioè, non ci si può uscire da questo, perché se no riduci Dio al grande architetto dell'universo, ma è il Dio dei massoni, non il Dio dei cristiani. In principio era il Logos.
cioè il principio di tutto, perché anche noi quando diciamo in principio, noi lo pensiamo in senso temporale, che prima c'era questo e poi c'era quell'altro. Noi dovremmo dire, infatti in greco è enarche e naologos, no? Cioè nel principio è il senso. Quel en non è in, è dentro. Nel principio di tutto, il principio di tutto è senso, è sensato. Ok? Noi, appunto, se mischiamo il mazzo delle carte, in questa sequenza troviamo un disordine. Perché? Perché abbiamo già stabilito noi qual è l'ordine. Ecco Però allora perché vuol dire... quando io faccio un incidente in macchina me la piglio tanto. Perché l'ordine che io avevo in testa era quello di arrivare a destinazione sano e salvo. Per cui la morte è un incidente. Ma perché semplicemente cozza contro il fatto che secondo me le carte dovrebbero essere ordinate in un altro modo. Ma questa sequenza di carte è una tra le miliardi di sequenze possibili e non è meno sensata di un'altra. Il Sì, è problema vero, però... è dare credito che in questa sequenza di carte ci sia un senso. Però qualcuno lo deve aver dato un senso, cioè nel No, senso, è il io per dire senso, è se una dentro. sequenza di carte è in ordine o non è in ordine, io lo decido perché lo penso perché ho un mio ordine, per cui, E che però cioè, è so distinguere arbitrario. se... Perché se esatto. io consegno un mazzo di carte a 10 persone diverse, loro possono ordinare le carte in 10 modi diversi. Uno mette insieme tutti gli assi, un altro mette insieme, no? Prima l'asso me lo mette dopo il re, l'altro me lo mette prima del 2, per dire, no? Oppure mi separa e poi mi fa un mazzetto a parte con le figure. Perché? Perché c'è un soggetto che pensa, c'è un soggetto che affronta quella possibilità. Ma in realtà dov'è il senso? Il senso è il mazzo di carte. Chiuso. Che non lascia spazio se non a infinite possibilità. Questa roba è bellissima. Cioè, noi dobbiamo cogliere la bellezza della nostra fede, della fede in Cristo, come il luogo della possibilità della complessità. La religione non vuole complessità. La religione vuole incasellare le cose. Ecco perché ci sono i religiosi che dicono che quella categoria lì non dovrebbe esistere, che sono un errore, perché ha già stabilito che l'ordine delle cose è questo, no? Che l'essere umano giusto è l'uomo vitruviano. E uno nasce senza una gamba. E dov'è il confine tra l'essere umano e il non essere umano? Secondo me il confine tra l'essere umano e il non essere umano è tra colui che raccoglie la complessità nella possibilità di un senso infinito e colui che invece ha già stabilito che le cose sono giuste siccome decido io. Quello è disumano. Ecco perché Gesù distrugge il Tempio, perché il Tempio era una regola, era un regolamento del vivere civile, sociale, mentale, morale, è la regola. E se osservi invece Gesù accoglie le persone. E non c'è una persona giusta o una persona sbagliata. Persino davanti a Erode, Gesù dice quella volpe di Erode, per dire quel gran cretino, dello stupido gli dà, perché volpe era un dispregiativo, cioè dire la volpe era l'animale più stupido in assoluto, perché poi raspa tra i rifiuti, no?
ma non dice che è sbagliato, neanche a Giuda lo dice. Quindi neanche a colui che commette l'errore, perché è tutto raccolto dalla grandezza del senso. E il senso non è una sequenza, cioè il senso è il libro, non le cose scritte nel libro. E uno dice, ma il libro è stato scritto con una intenzionalità. Sì, ma la grandezza di Dio non è la singola intenzione, il singolo libro. Questo libro, queste lettere si potevano comporre in infiniti altri modi che per Dio sono tutti carichi di senso. E il senso stesso è Dio. Quindi quando noi parliamo di eternità dobbiamo coglierlo in questi termini, non in termini temporali, ma in termini di significato. Ecco perché noi siamo eterni. C'è la preoccupazione, molto meno nei giovani e molto più negli anziani, no? È dove vado dopo la morte. No, il vero problema è dove sei durante la vita. Cioè, se tu sei presente al miracolo, allo stupore, alla meraviglia, oppure se sei già morto sottoterra, ma con la tua testa, col tuo cuore. Cioè, questa cosa è stratosferica, eh, perché, eh, perché noi imputiamo a Dio le cose che non capiamo noi, che non rientrano sotto la logica che noi abbiamo deciso che era quella giusta. E questo andrebbe confessato. Cioè io davanti alla nascita di un bambino Down spengo lo stupore e la meraviglia. Perché io ho già deciso che il bambino giusto è quello con i cromosomi come i miei, non che abbia un cromosoma in più. Noi li chiamiamo gli scherzi della natura. No? Mi spiegava la mia amica ginecologa dell'ostetricia, no? Che ci sono delle trisomie incompatibili alla vita, ma non sono scherzi della natura, sono fenomeni di cui non capiamo e non afferiamo il senso, ma anche quella trisomia ha un senso, tant'è che può avere un nome, trisomia 17. Non so se si capisce, Susanna, cioè Sì, sì. qui c'è Rita che scrive ogni istante è eterno e irripetibile e quindi ogni istante ha un suo senso e il senso può cambiare nel tempo, no? E il senso è ciò che raccoglie ogni istante di ogni tempo. Il senso non è raccoglibile, ma è visibile in un istante. Cioè è come quella profondità degli specchi, no? Ciò che si vede in quella determinata porzione fa parte di questa riflessione. Ovvio che io non posso, cosa che fa il religioso, prendere 3 eventi, no? Ho un evento, un altro evento, un altro evento, unisco i puntini e dico questo qui è il naso di Dio. Cioè questa qui è l'identità di Dio, è di un banale, cioè è l'atteggiamento dell'uomo spirituale è quello che sta con stupore e con meraviglia davanti a tutto ciò che non può afferrare e che sceglie di non afferrarlo per non limitarlo. Cioè l'uomo spirituale più alto è il contemplativo, non è quello che tira le conclusioni, no? Capite? E noi dobbiamo però aiutare anche le persone meno attrezzate a guardare le cose così. Iva vuole Sì, sì, Iva, sì, intervenire, certo, scusami. certo. È talmente bello sentire queste meraviglie
che sono andata a prendere un appunto in un mio quaderno del 2016, settembre del 2000, che sono andata a fare una settimana di esercizi ignaziani. E quel giorno dovevamo osservare come Dio abita nelle cose, negli elementi. Stefano, bisogna scendere in basso, Sì, sì, perché io sono molto bassa. Allora, meditando su quella parola che dovevamo meditare, ho scritto questi appunti che in questo momento sono andata a prendere. certo. Sapevo dove. Ho letto il librettino dello scienziato Carlo Rovelli, validissimo studioso. Leggevo, non capivo niente, ma tutto mi parlava del creatore e per me era una preghiera bellissima. Io sono la coscienza della terra, parole di Turoldo. Io sono la coscienza della terra. Le ricerche degli scienziati non sono forse testimonianza della grandezza dell'uomo? E lì ho preso il Salmo 8 e il Salmo 139, che scopre l'immensità del Creatore, ci ha dato potere sulle opere delle sue mani. E qui mi sono fermata, perché io non vado oltre. Però è vero, ho provato una gioia nel leggere quelle cose lì, anche l'altro giorno col Cardinal Martini, che sto leggendo, è una cosa personale, l'ultimo suo libro. E per me queste cose qui sono cose che non le capisco, ma che mi piacciono e sono contenta di essere sua figlia. Sì, sì, sì. Ecco, io credo, Iva, che tu hai detto una cosa grandiosa, cioè noi respiriamo liberi quando possiamo contemplare le cose con stupore e con meraviglia. Non è necessario capire tutto. Se da Rovelli mi faccio spiegare la meccanica quantistica a loop, dove il tempo, la variabile tempo non esiste più, è utile a lui, ma è utile osservare come l'uomo riesce a guardare lontano da sé, riesce ad alzare lo sguardo, riesce a immaginare, a stupirsi davanti al cosmo. Questo io credo che sia un elemento davvero spirituale ed è, eh, ed è quel potenziale che invece il religioso uccide, perché il religioso vuole incasellare ogni cosa, no? E, e toglie lo stupore perché ti meccanicizza tutto, no? Eh, Questo è veramente triste. Noi invece dobbiamo, perché prima diceva, ma l'istante che ha un senso, è l'istante che ha un senso o sono io che do senso all'istante? Non è né l'una né l'altra cosa. Il senso è la ricerca del senso. Cioè l'esistente, ciò che esiste, è alla ricerca di sé. Esattamente questa è la qualità di Dio, questa è l'esistenza di Dio. Dio è alla ricerca di sé, si specchia in se stesso e genera questa profondità. Questo riflettere, no? Sapete che noi lo usiamo, no? Su questa cosa ci devo riflettere. Ecco, riflettere proprio nel senso del riflesso, di ciò io devo guardare alle cose con questo desiderio di riflettere e di far riflettere le cose dentro di me, perché questa riflessione crea la profondità. È ovvio che io ho bisogno di dare un senso alle cose, no?
però il senso che posso dare io è piccolino come me. Ecco perché davanti alle cose a cui non riusciamo a dare senso diciamo che non hanno senso. Ma non è che non hanno senso in sé, e sono io che non riesco a riflettere la possibilità di un senso. E questo è meravigliosamente bello. Ed è sbagliato formalmente dire che tutto ha un senso, no, tutto è il senso. E il senso è tutto. Ora, nell'eternità noi abbiamo la possibilità di cogliere il senso anche da finiti. Ecco perché appunto, Iva, tu dicevi, no, questo pensiero mi fa vivere, mi fa respirare, perché il tuo essere in questa ricerca, in questo stupore, prende fiato, prende stupore, prende meraviglia, per cui in questa logica io riesco a stare di fronte anche alle cose che apparentemente di senso non ne hanno. E noi lo vediamo, l'essere umano quando diventa malvagio, la prima cosa che fa è togliere il senso, è strappare il senso, no? Io bombardo Gaza e io sto rubando il senso del vivere a quelle persone. Sto mutilando l'umanità di una possibilità, di una serenità dove l'uomo può riflettere su di sé. Sto imponendo una mia volontà sulla realtà. Io faccio fatica a strappare le erbacce in giardino, perché quelle hanno fatto un sacco di fatica a crescere. Io invece ho già deciso che quelle sono erbacce. Ma chi l'ha detto che sono erbacce? È perché io ho deciso che quella campanella lì non deve esistere nel mio giardino, no? È come quando diciamo, che brutta giornata oggi, va come piove. Perché tu hai stabilito che ciò che è bello è il sole che splende. Ma questo è nel tuo piccolo, perché te devi prendere l'ombrello, perché te non vuoi stare sotto la pioggia. E la stessa cosa è quando stiamo davanti alla morte, no? C'è quel bellissimo film di quell'attore che è morto tragicamente, che Patch Adams, mi sembra che si chiamasse il film, no? E Sì. quando viene fatto in tribunale, no? Lui dice, ma che cos'ha che non va la morte? Perché non la guardiamo con un po' di umanità e anche un po' di umorismo, no? Che è scandaloso questo. Perché, no? Però è la stessa cosa che diceva Francesco, sorella morte, dalla quale null'uomo può scappare, no? Ma c'è una morte che dobbiamo fuggire, che è la morte dell'ombra del pensiero, che è l'ombra della riflessione, di quando noi impediamo a quella riflessione di specchi di creare profondità. Appiattiamo la realtà, per cui la morte della nonna io la devo capire. No, tu la devi contemplare. Dov'è la nonna adesso? In paradiso. Questo è aver appiattito una profondità meravigliosamente infinita su una realtà tangibile, immaginabile, che sta dentro in un libro di favole. Poi dopo mi dicono che sono eretico, ma io credo di essere molto meno eretico di certi pensieri che saltano fuori da una religiosità appiccicosa. Cioè si sta in silenzio davanti alla morte, perché il silenzio permette a tutta una parte razionale di spegnersi per dare credito a un'emotività che ha bisogno di significato, che è l'apertura al senso. Questa cosa qui è il proprio della preghiera. Anna scrive: è un conforto sentirsi dentro l'Eterno. Certo, ed è sbagliato, credetemi, è proprio banale
continuare a pensare che questa vita è un segmento e poi ci sarà l'eternità. È un controsenso logico, perché se l'eterno è eterno non ha confini, ma se non ha confini il mio segmento che cos'è? O è parte dell'eterno, e se no è un confine all'eterno. Quindi è di un banale, cioè dobbiamo stare attenti. E adesso io penso, anche col fatto che appunto abbiamo la possibilità di studiare, di leggere un libro, di approfondire, di conoscere le lingue, la geografia, l'universo, dobbiamo cogliere questo momento storico. È chiaro che se io non potevo fare una mattinata così a mia nonna, perché è nata in campagna, cioè no, in realtà è nata in città, in Vicolo dei Lavandai a Milano, no? Ma il suo mondo era Vicolo dei Lavandai, cosa gliene importa a lei? No? Il contadino che fa fatica, però c'è una cosa di cui il contadino era capace, di cogliere l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni, di cogliere la misteriosità e la religiosità. C'è quel bellissimo quadro, no? Dei due contadini che si fermano per pregare, che si fermano a contemplare. E questo è un atteggiamento umano che è la ricerca del significato, la ricerca del senso. È leggere quel libro nella sua complessità, anche con una rassegnazione di limite. Non lo so. Ecco perché bisogna portare i bambini ai funerali, ma non perché sono tristi o allegri. Non è questione di Gardaland o del funerale della nonna. È questione che la persona o trova dei significati nella sua vita oppure è una vita inutile. È vivo ma è morto. Senza la ricerca dei significati la persona è morta, no? Ma allo stesso modo come un insegnante che fa un'interrogazione a cui non interessa l'interrogato, ma solo le cose che dice e se le dice come le ha dette lui in classe. Ed è sempre così quando io chiedo a una persona allora come va? Ma in realtà glielo chiedo perché è una domanda di rito, non perché mi interessa, no? E noi viviamo la vita con domande di rito sulle cose. Se siamo in orario, se siamo in ritardo, non ci interessa. Ma perché non ci interessa? Perché vorrebbe dire fermarsi e andare religiosamente, nel senso spirituale del termine, alla ricerca del significato. Quindi, che cos'è la vita eterna? È quando tu spegni tutto ciò che non lo è, cioè tutto ciò che andrebbe a spegnere il senso. Allora il tuo attimo è eterno e non è più un attimo, perché se è eterno contiene il tutto. È l'atomo che contiene il significato. Ma anche nelle nostre cellule, no? È così. Perché non lo capiamo? Cioè noi abbiamo miliardi di cellule che si sono specializzate, per cui questa cellula che dovrebbe essere un capello, ma appartiene a me. Sono io. Eppure è un pelucco. Pensate invece come più saggiamente, diciamo, funziona la vegetazione, no? Sulla Terra, dove non c'è un cervello e degli organi, ma tutto è un organismo. Io posso prendere un rametto di oleandro e quello radica. Non è che se uno mi strappa una mano viene su un altro Don Stefano. Noi uomini abbiamo anche un limite strutturale
e non capiamo e pensiamo che tutto debba funzionare così. Le nostre automobili funzionano così, se togli una ruota non va più. A una pianta se gli strappi una foglia va avanti. Ecco perché le piante sono molto più antiche ed evolute di noi esseri umani che le abbattiamo con la motosega credendo di essere forti. E lo stesso facciamo dei concetti, e spesso questa modalità di abbattere le piante con la motosega lo fa la religione, che davanti alla complessità, anziché ammirare la bellezza della complessità, viene avanti e fa un dogma. Perché ha deciso che quell'ordine lì è quello giusto. Gesù non faceva così, parlandoci di Dio, e anzi se la prendeva con chi nella storia aveva fatto così. I scribi, i farisei, eccetera, no? Con chi aveva messo delle etichette a Dio. Pensava addirittura di poter rinchiudere Dio dentro nel Tempio. Ma chi aveva costruito il Tempio in realtà non era così stupido, perché Dio non era dentro nell'arca, Dio era quello spazio tra le ali dei cherubini sopra l'arca. E cosa c'è nello spazio tra le ali dei cherubini? C'è il nulla o c'è il niente? Qui si aprirebbe un'altra riflessione. Non so che ora abbiamo fatto. 11:10. Abbiamo sforato alla grande. Nel riflesso di Dio trovo lo stupore e la meraviglia nell'amore ciò o chi per altri non ha senso di esistere perché non conforme allo schema mentale che contempla l'altro solo se. E certo, se poi c'è tutta la questione, no? della nostra produttività, del nostro generare per produrre cose che noi abbiamo dichiarato che hanno senso. Pensate a quello che ha inventato i clorofluorocarburi. Lui credeva di aver inventato la cosa più bella del mondo, e in momenti ci estinguiamo perché questi si legano all'ozono e senza lo schermo di ozono a momenti moriamo tutti. No? E noi crediamo di poter, no, abbiamo inventato la plastica e continuiamo a produrre plastica e continuiamo a produrre scarti. La natura invece non fa scarti, ma perché l'uomo smette di contemplare, smette di stupirsi. Il religioso fa uguale, toglie dalla complessità. Pensate quanto le persone religiose, non so, odiano gli omosessuali, odiano le persone transgender, odiano gli immigrati, odiano tutti quelli che non assomigliano a loro, no? Perché loro hanno già deciso chi è l'uomo, e anzi si fanno scudo dicendo che Dio li ha creati maschio e femmina, e prendono la Bibbia per fare a pezzi la gente, senza capire che chi è maschio e chi è femmina. Definiscimi femmina. A me piacciono i fiori, sono una femmina. Secondo alcune logiche sì. Alla domanda di leva, magari Pierluigi o Paolo si ricordano, ti chiedevano se ti piaceva il giardinaggio per stabilire se eri un omosessuale. E non era il 1800, era l'84. Cioè, è così. Cioè, l'uomo religioso, così come lo stupido, definisce lui quello che lui ha stabilito che è giusto così. Mentre invece io mi ricordo di un tal Filippo che mentre percorreva venne portato dallo spirito a incontrare l'eunuco di Candace. E quello dice: che mi manca a me per essere battezzato? Ed entrambi entrarono nell'acqua e Filippo lo battezzò. Cioè, quell'uomo a cui era stata strappata l'identità, strappata la virilità, strappata la possibilità di esistere, uno che era stato rinchiuso in una gabbia che era un suo corpo mutilato. E così è quando decidiamo che uno che ha la trisomia 21 lo possiamo buttare nel cassonetto. Va bene, abbiamo sforato, fra l'altro io devo andare lontano e quindi... scusa Romana,
Mi viene in mente che la vita eterna sia entrare in una nuova dimensione, quella di Dio, gradualmente assumere i suoi occhi, il suo cuore e la sua mente. No, in realtà, Romana, è che noi ci siamo già, solo che pensiamo di essere altrove, no? Quello che diceva Madeleine Delbrel, che diceva: ma se Dio è dappertutto, perché io sono così spesso altrove? No? Se siamo nell'eternità, perché ho così paura dell'istante? Perché non percepisco l'eternità come luogo dello stupore, ma appunto che sono in ritardo per andare a Monza. Concludiamo, ecco, va bene, vi ringrazio tutti quanti e scusate Grazie, se Don siamo stati Stefano. un po' lunghi, però sono pensieri affascinanti, insomma, e scusate se ho fatto casino con la diretta, per cui all'inizio non si sentiva. Magari anziché pubblicare la diretta metterò quello che avevo registrato, sperando che il registrato andava bene. Va bene, concludiamo. Hai delle Grazie info mille, da dare, Don Stefano. Susanna? Sì, io volevo solo dare i prossimi appuntamenti. Noi per il progetto Luce nella Sera vi aspettiamo giovedì alla messa delle 10 con Don Gabriele, lunedì prossimo alla messa delle 10 con Don Kevin e martedì ci sarà la riflessione con Don Augusto, sempre alle 10. Grazie a Don Stefano per questa bella mattinata profonda e davvero che ci farà riflettere per un bel po' adesso e magari vedere le cose anche in maniera un po' diversa. Grazie a tutti voi. Buona giornata a tutti e a presto. Ciao, grazie. Ciao.